Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Epetiram Neurax Pharm Italy SpA. Ultimo aggiornamento, 6 novembre 2021. Cos'è Epetiram? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Epetiram durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Epetiram? Epetiram è un farmaco a base del principio attivo levetiracetam, appartenente alla categoria degli antiepilettici e nello specifico altri antiepilettici. È commercializzato in Italia dall'azienda Neurax Pharm Italy SpA. Epetiram può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Epetiram 1000 mg 30 compresse rivestite con film. Epetiram 500 mg 60 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Neurax Pharm Italy SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: levetiracetam. Gruppo terapeutico: antiepilettici. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: Epetiram è indicato come monoterapia nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in pazienti a partire dai 16 anni di età con epilessia di nuova diagnosi. Epetiram è indicato quale terapia aggiuntiva nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza secondaria generalizzazione negli adulti e adolescenti, nel trattamento delle crisi miocloniche in adulti ed adolescenti a partire dai 12 anni di età con epilessia mioclonica giovanile, nel trattamento delle crisi tonico-cloniche generalizzate primarie in adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età con epilessia generalizzata idiopatica. Posologia: monoterapia per adulti ed adolescenti a partire dai 16 anni di età. La dose iniziale raccomandata di 250 mg 2 volte al giorno, che dovrebbe essere incrementata fino ad una dose terapeutica di 500 mg 2 volte al giorno dopo 2 settimane. La dose può essere ulteriormente aumentata di 250 mg 2 volte al giorno ogni 2 settimane sulla base della risposta clinica. La dose massima è di 1500 mg 2 volte al giorno. Terapia aggiuntiva per adulti, a 0-18 anni, ed adolescenti, dai 12 a 17 anni, del peso di 50 kg o superiore. La dose terapeutica iniziale è di 500 mg 2 volte al giorno. Questa dose può essere iniziata dal primo giorno di trattamento. Sulla base della risposta clinica e della tollerabilità, la dose giornaliera può essere aumentata fino ad un massimo di 1500 mg 2 volte al giorno. Gli aggiustamenti posologici possono essere fatti con aumenti o diminuzioni di 500 mg 2 volte al giorno ogni 2 fino a 4 settimane. Dose raccomandata per adolescenti di 50 kg o di peso superiore. Peso. Dose iniziale: 10 mg/kg 2 volte al giorno. Dose massima: 30 mg/kg 2 volte al giorno. Da 50 kg, 1. 500 mg 2 volte al giorno. 1500 mg 2 volte al giorno. 1. La dose in adolescenti di 50 kg o di peso superiore alla stessa degli adulti. Interruzione del trattamento. Se si deve interrompere il trattamento con levetiracetam, si raccomanda una sospensione graduale, ad esempio negli adulti e negli adolescenti di peso superiore a 50 kg. Diminuzione di 500 mg 2 volte al giorno ad intervalli di tempo compresi tra 2 e 4 settimane. Popolazioni speciali: anziani, dai 65 anni in poi. Si raccomanda un aggiustamento della posologia nei pazienti anziani con ridotta funzionalità renale, vedere Euroscompromissione renale a Euro SpA sotto. Compromissione renale. La dose giornaliera deve essere personalizzata in base alla funzionalità renale. Per i pazienti adulti, fare riferimento alla successiva tabella e modificare la posologia come indicato. Per utilizzare questa tabella posologica è necessario valutare la clearance della creatinina del paziente, CL/CR, in ml/min. La CL/CR in ml/min può essere calcolata dalla determinazione della creatinina sierica, mg/dl, utilizzando, per adulti ed adolescenti di peso superiore o uguale a 50 kg, la seguente formula: CL/CR, ml/min, uguale 140, età, anni, x peso, chilogrammi, 72 x creatinina sierica, mg/dl x 0,85 nelle donne. Inoltre, la CL/CR è aggiustata per l'area della superficie corporea, BSA, come segue.
CLCR, ml barra min barra 1,73 M2, uguale CLCR, ml barra min, BSA del soggetto, M2, X 1,73. Aggiustamento posologico per pazienti adulti e adolescenti di peso superiore a 50 kg con funzionalità renale alterata. Gruppo clearance della creatinina, ml barra min barra 1,73 M2. Dose e numero di somministrazioni, normale, da 500 a 1500 mg 2 volte al dia, lieve, 50, 79, da 500 a 1000 mg 2 volte al dia, moderato, 30, 49, da 250 a 750 mg 2 volte al dia, grave, 30, da 250 a 500 mg 2 volte al dia. Pazienti con insufficienza renale allo stadio finale sottoposti a dialisi, 1, da 500 a 1000 mg una volta al dia, 2, 1, una dose di carico pari a 750 mg a raccomandata nel primo giorno di trattamento con levetiracetam. 2. Dopo la dialisi si raccomanda una dose supplementare compresa tra 250 e 500 mg. Compromissione epatica. Non ha richiesto adeguamento posologico nei pazienti con insufficienza epatica di grado da lieve a moderato. In pazienti con grave insufficienza epatica, la clearance della creatinina può far sottostimare il grado di insufficienza renale. Pertanto quando la clearance della creatinina è 60 ml barra min barra 1,73 M2 si raccomanda una riduzione del 50% della dose di mantenimento giornaliera. Modo di somministrazione. Le compresse rivestite con film devono essere somministrate per via orale, deglutite con una sufficiente quantità di liquido e possono essere assunte con o senza cibo. La dose giornaliera va ripartita a metà in 2 somministrazioni. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad altri derivati pirrolidonici o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Compromissione renale. La somministrazione di levetiracetam in pazienti con compromissione renale può richiedere un aggiustamento posologico. In pazienti con funzionalità epatica gravemente compromessa si raccomanda di valutare la funzionalità renale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Medicinali antiepilettici. I dati provenienti da studi clinici pre-marketing, condotti negli adulti, indicano che levetiracetam non influenza le concentrazioni sieriche degli antiepilettici esistenti, fenitoina, carbamazepina, acido valproico, fenobarbital, lamotrigina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Epitiram durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Epitiram durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile. Deve essere richiesto il parere di uno specialista nel caso di donne in età fertile. Quando una donna sta pianificando una gravidanza, il trattamento con levetiracetam, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Levetiracetam ha bassa o moderata influenza sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Data la possibile differente sensibilità individuale, alcuni pazienti possono manifestare sonnolenza o altri sintomi legati all'azione sul sistema nervoso centrale, specialmente all'inizio del trattamento o in seguito ad un incremento della dose. Si raccomanda pertanto cautela nei pazienti che sono impegnati in attività che richiedono elevata concentrazione, quali guidare autoveicoli o azionare macchinari. I pazienti devono essere avvertiti di non guidare o utilizzare macchinari finché copyright non ha accertato che la loro abilità ad eseguire queste attività non ha influenzata. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse più frequentemente riportate sono state rinofaringite, sonnolenza, cefalea, affaticamento e capogiro. Il profilo di sicurezza del levetiracetam è generalmente simile nell'ambito dei, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi: sonnolenza, agitazione, aggressività, ridotto livello di coscienza, depressione respiratoria e coma sono stati osservati con sovradosaggi di levetiracetam. Trattamento del sovradosaggio. Dopo un sovradosaggio acuto lo stomaco può essere svuotato mediante lavanda gastrica o induzione del vomito. Non esiste un antidoto specifico per levetiracetam. Il trattamento del sovradosaggio di levetiracetam dovrà essere sintomatico e può includere l'emodialisi. L'efficienza di estrazione mediante dialisi è del 60% per levetiracetam e del 74% per il metabolita primario. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiepilettici, altri antiepilettici, codice ATC, N03AX14.
La sostanza attiva, levetiracetam, ha un derivato pirrolidonico, S-enantiomero dell'itiumeno, etil, 2-oxo-1, pirrolidinacetamide, non correlato chimicamente con sostanze ad attività antiepilettica esistenti. Meccanismo d'azione, proprietà farmacocinetiche. Levetiracetam ha un composto altamente solubile e permeabile. Il profilo farmacocinetico è lineare con una scarsa variabilità intra- ed interindividuale. Non c'è modificazione della clearance dopo somministrazioni ripetute. Non c'ha dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici rivelano assenza di rischi per gli esseri umani sulla base di studi convenzionali di farmacologia di sicurezza, genotossicità e potenziale cancerogeno. Gli eventi avversi non osservati negli elenco degli eccipienti nucleo, povidone, K30, crosscarmellosa sodica, polietilenglicole, silice colloidale anidra, magnesio stearato. Rivestimento. Le compresse da 500 mg sono rivestite con opadri in giallo 85F32004, contenente alcol polivinilico parzialmente idrolizzato, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di epitiram a base di levetiracetam sono Grifoxina, Italept, compressa rivestita, Keppra, compressa rivestita, levetiracetam Accord, levetiracetam Alnus, levetiracetam Alter, levetiracetam Aurobindo, levetiracetam Doc, levetiracetam EG, levetiracetam Crk, compressa rivestita, levetiracetam Milan, compressa rivestita, levetiracetam Pensa, compressa rivestita, levetiracetam Sandoz, levetiracetam Technigen, compresse rivestite, levetiracetam Teva, levetiracetam Zentiva, Mattever, compressa rivestita. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.